Ciao fanciulle e fanciulli e ben ritrovati sul mio canale Passione Creativa. Io sono Maria ed oggi vi propongo un modo facile, veloce ed economico per fare degli stampi e replicare tutto ciò che vogliamo. Iniziamo! Avremo bisogno solo di 3 ingredienti di facile reperibilità e qualche piccolo accessorio: silicone acetico, amido di mais o maizena, olio per bambini, un contenitore, una stecca di legno, delle cassaforme, io ho riciclato un tubo delle patatine, e nastro adesivo. Con il nastro adesivo fodero il fondo delle mie cassaforme mantenendo la parte adesiva verso di me. E posiziono all'interno gli oggetti da replicare. Uso questo sistema per tutte le miniature che hanno il retropiatto, così da avere uno stampo più uniforme e utilizzabile anche per la resina. Per gli ingranaggi e questo piccolo tappo invece, imprimo direttamente gli oggetti nella pasta siliconica. Ecco come prepararla. Nella ciotola verso un po' di amido di mais, silicone, olio per bambini e facoltativo del colore acrilico. Non uno secco come ho fatto io, poi capirete il perché. Con la stecca di legno inizio a far inglobare l'amido di mais nel silicone. Mi raccomando, eseguite questa operazione in un luogo aperto o molto arieggiato. Quando il silicone sarà meno appiccicoso, inizio a lavorarlo con le mani. Non c'è una ricetta perfetta con l'indicazione dei grammi degli ingredienti per questa pasta siliconica. Sarà pronta quando non si attaccherà più sulle nostre mani. Di conseguenza aggiungiamo più o meno amido di mais in base all'esigenza. Prelevo una parte di pasta siliconica e inizio a riempire bene la cassaforme, premendo l'impasto sugli oggetti, livellando il più possibile lo stampo. Ogni tanto cospargetevi le mani di amido, vi aiuterà a lavorare meglio la pasta siliconica. Preparo lo stampo di questo tappo, perché vorrò creare dei ciondoli a forma di muffin e questa sarà la base. Procedo allo stesso modo anche per gli ingranaggi. In base a quello che dobbiamo replicare, è utile cospargere l'oggetto di amido di mais ed eliminare l'eccesso, per evitare che la pasta di silicone si possa attaccare. Possiamo replicare anche parte di mobili o di cornici, non ci sono limiti. Trascorsa qualche ora, possiamo vedere il risultato finale. Gli oggetti si rimuovono facilmente e rimane impresso nello stampo ogni minimo particolare. Le immagini vi posso assicurare che non rendono giustizia. Questo tipo di stampo può essere utilizzato con la porcellana fredda, la resina, il fimo o addirittura il gesso. Rispetto ad una pasta siliconica industriale, questa purtroppo tende nel corso del tempo a perdere elasticità, ma essendo molto economica e di facile realizzazione, possiamo creare tutti gli stampi che desideriamo. Nei prossimi video vi mostro come userò gli stampi realizzati, quindi iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche,
regalami un like se questo video ti è piaciuto e grazie di essere stato con me fino a questo punto. Un grosso bacio e ciao ciao!